Problemi di spazio sul vostro Mac? Finora ho utilizzato questi, sono i Samsung T5 e sicuramente li conoscete. Questi sono eccezionali, sono piccolissimi, leggerissimi, molto comodi da portare in giro e soprattutto molto affidabili. Hanno una velocità di lettura e scrittura che si aggira sempre intorno ai 500 MB al secondo. Non sono più in produzione ma sono ancora in commercio, li trovate online, ma fate attenzione perché sono stati sostituiti dal Samsung T7, che sono identici ma hanno una velocità di lettura e scrittura doppia rispetto al T5, quindi si parla di 1000 MB al secondo. Non sono SSD economici, il T7 nella versione da 2 TB costa 230-240 euro. Vi lascio un link in descrizione così potete controllare, quindi non economico ma molto affidabile e sicuramente un'ottima scelta. Abbiamo parlato di 1000 MB al secondo e sicuramente non sono pochi, ma io voglio qualcosa di più. Voglio qualcosa che mi permetta di lavorare su progetti video molto complessi come se stessi lavorando sull'SSD interno del mio Mac. Quindi io mi sono comprato io con i miei soldi, questo video non è assolutamente sponsorizzato, questa Enclosure Thunderbolt 4 per SSD M2, eccola qui, della Akesis, credo che si pronunci così, che costa 130 euro. Sì, 130 euro, vi lascio il link in descrizione così potete controllare anche questo, e promette velocità di trasferimento dati molto elevate, superiore a 2000 MB al secondo in lettura e scrittura, se utilizzata col giusto SSD M2. Nel mio caso mi sono comprato un Samsung 980 Pro, eccolo qua, Samsung 980 Pro SSD M2 di quarta generazione nella versione da 2 TB che costa 230-240 euro, anche di questo vi lascio un link in descrizione. Quindi andrei a vedere il contenuto delle confezioni, andrei a montare il Samsung nella Enclosure, facciamo qualche test e vediamo se tutto ciò corrisponde a realtà. SSD Enclosure, cavetto Thunderbolt 4, pad termici e fermi in gomma, istruzioni. Ora abbiamo tutto il necessario per poter montare l'SSD all'interno della nostra Enclosure. Non servono attrezzi, è semplicissimo. Abbiamo due pad termici di dimensioni identiche ma di spessore leggermente diverso e un fermo in gomma che serve praticamente a fissare l'estremità dell'SSD all'interno dell'Enclosure. Per aprirla basta applicare una semplice pressione sul coperchietto, ecco fatto, ed è aperta. Andiamo a montare l'SSD che praticamente si porta in sede leggermente inclinato, si spinge leggermente, non bisogna esagerare, si applica il fermo in gomma, ecco qui, si spinge verso il basso ed è fatta. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo applicare il pad termico, io utilizzerei quello più spesso perché dobbiamo fare in modo che ci sia contatto praticamente tra la superficie dell'SSD, il pad termico e il coperchietto, in modo che si possa appunto dissipare il calore in maniera ottimale. Quindi andiamo a applicare il pad termico, ecco qui, vi faccio vedere, eccolo qui, e andiamo a chiudere la nostra Enclosure. Basta appunto premere sul coperchietto, andiamo a fare un test e scopriamo quali sono le velocità di trasferimento dati di questa Enclosure. Davanti a me è un MacBook Pro 14 pollici M2 Pro, quindi provvisto di 3 Thunderbolt 4. Ho già formattato l'SSD, l'ho formattato nel formato APFS, Apple File System, che è il formato adatto ai solid state drive, e l'ho chiamato Samsung 980 Pro. Ho già aperto Speed Test e la Blackmagic Design, andiamo a vedere quali sono le reali velocità di trasferimento dati di questa Enclosure. Quindi andiamo a scegliere il nostro SSD, eccolo qui, Samsung 980 Pro, apriamo. Lo stress a cui sottoporre l'SSD durante il test lascerei a 5 GB, che è il massimo. Partiamo. Abbiamo circa 2800 MB al secondo in scrittura e 2700 MB al secondo in lettura. Direi che è un ottimo risultato. Qui è un progetto di DaVinci Resolve a cui ho lavorato ultimamente, è un mix di macchine fotografiche girato in 4K. Ho utilizzato una Sony A7S III, una Sigma FP e un drone Mavic Mini 2. Per quanto riguarda la Sigma FP ho girato in Cinema DNG a 12 bit, quindi in formato RAW. Per quanto riguarda la Sony H265 10 bit e per quanto riguarda il drone H264 8 bit.
Ho copiato tutti i file sull'SSD esterno, sono i file originali delle macchine fotografiche, niente è stato passato in un formato più digeribile per il computer. Andiamo a vedere se riusciamo a lavorare in maniera fluida con DaVinci Resolve. Ecco qua. Dunque la riproduzione è chiaramente fluida, andiamo a vedere se facciamo scrolling sulla timeline cosa succede. È super veloce, come potete vedere, addirittura non riesco a stare io dietro col dito il trackpad. Ecco qua, andiamo nel reparto colore, eccolo qui, e vediamo se facciamo scrolling sulla timeline cosa succede. È velocissimo, quindi direi un'ottima soluzione, è come se stessimo lavorando sull'SSD interno del nostro computer. È sicuramente costoso perché in questa configurazione, quindi con l'SSD da 2 TB, costa 370 euro, 130 euro per la enclosure e 240 euro per l'SSD. Potete scegliere di prendere un SSD un po' meno capiente, se andate sulla versione da 1 TB dovreste essere intorno ai 130 euro, vi lascio un link in descrizione, ma è una soluzione ideale per chi ha problemi di spazio sul proprio computer e per chi come me vuole passare dal computer portatile al computer desktop e continuare a lavorare senza interruzioni. Spero che il video vi sia piaciuto. Peace!